Trail Riders e benvenuti dal vostro Medor. È passato molto tempo dalla mia ultima recensione di moto ludiche appartenenti al mondo delle pit bike. Grazie alla collaborazione con Andrea Di Marcantonio ho avuto l'occasione, tra una ripresa e l'altra realizzata per performancemag.it, di mettere le mani su delle moto davvero interessanti e che a mio avviso fungono da anello di congiunzione tra il mondo delle pit bike e quello delle moto da enduro vere e proprie. Entrambi i modelli sono prodotti da Caio Moto, un marchio che ho conosciuto attraverso il noleggio di una pit bike 125 in compagnia di amici e che sta lavorando intensamente sul fronte tradizionale del commercio con vari rivenditori dislocati sul territorio nazionale, ma al tempo stesso è presente anche digitalmente con l'e-commerce. Ma non indugiamo troppo, adesso passiamo alla prova. Oggi ne abbiamo per tutte le taglie. Abbiamo la K2 e la T4. La T4 è un po' più racing, ha le sospensioni regolabili, quindi ci dà modo di giostrarcela un po' più a nostro modo. La K2 per me è perfetta per il neofita perché consente un appoggio molto più stabile a terra, dato che le dimensioni sono comunque con ruota da 21 e da 18 esattamente come la T4, ma la sella è più bassa. Parliamo di 87 cm e mezzo contro i 92,5, quindi per tutte le stature e per ogni età. Partiamo proprio da questa strana K2, dalle misure e dal prezzo più contenuto, e pari a 2.400 euro. Il motore è di 223 cm3 ed è abbinato ad un cambio a 5 marce. Le sospensioni non sono regolabili ed il peso a secco è di 105 kg. Spicca particolarmente all'occhio per una grafica e delle plastiche che personalmente mi ricordano la Freeride della KTM. Mentre all'altro angolo del ring troviamo invece la T4, più performante sia di motore che di ciclistica. Il prezzo più alto di 3.100 euro giustifica delle sospensioni fast ace regolabili che consentono di cucirsi maggiormente la moto su misura. Il peso è di 115 kg, ma dovuto ad una struttura più grande. La livrea è più sobria, ma sono presenti tanti dettagli che appagano l'occhio, come i fo dei copristeli e del mono posteriore, così come le cover sui freni per ridurre l'accumulo di sporco. Saliamo in sella. La K2, data la mia altezza di 1,90 m, la trovo un po' costretta nella guida in piedi. Il motore da 16 cavalli e 17,5 Nm spinge più che discretamente in basso ed in parte ai medi. Ciclisticamente, complice anche la mia stazza, non sono riuscito ad apprezzarla totalmente. Le sospensioni sono troppo morbide per il mio peso over 100 kg e non essendo regolabili le sento troppo cedevoli in curva e durante i salti. Perfino il più leggero Andrea Di Marcantonio, che in fase aerea ha sollecitato di più la moto, è arrivato a far persino toccare in fase di atterraggio la gomma posteriore sotto al codone, mandando a fine corsa il mono ammortizzatore. Alla velocità della luce restituisco la K2 ad Andrea e mi fiondo sulla T4. Qui la musica cambia. Il motore da 27 cavalli e 18 Nm di coppia sotto è leggermente meno aggressivo della K2, ma avvicinandosi ai medi tira fuori un bel carattere e il risultato è una guida fluida in cui si prende il gas in mano prima e dove ci si diverte a cercare il traverso senza essere impensieriti dalla gestione della potenza come su enduro specialistiche o modelli da motocross decisamente più esuberanti e che esortano a dare del lei alla manopola dell'acceleratore. Le sospensioni con la taratura di serie risultano morbide per la mia stazza, ma qui fortunatamente con un paio di click veloci troviamo facilmente la quadra e riesco a godere appieno della T4. Ovviamente l'habitat naturale di queste due moto, oltre ai fettucciati, sono i trail enduristici, dove i loro motori muletto trainano bene senza impensierire anche su salite belle ripide e su fondi pietrosi /ciottolosi. Il limite vero di questi modelli, ancor più avvertibile che sul fettucciato, è composto però dall'impianto frenante, e questo su entrambe le moto. In questa situazione enduristica la più calzabile K2 è rimasta nelle sapienti mani di Andrea, che data la sua statura ha preferito avere un maggior appoggio su quest'ibrido tra una pit e una moto adulta, lasciando a me la più grande T4. Ma fermiamoci un secondo e spendiamo altre due parole con un paio di impressioni a caldo. Eccoci qui, belli sudati, abbiamo dato in questa mini esperienza di enduro, sono comunque dei prodotti entry level che per il neofita a mio avviso sono molto indicati, soprattutto la K2, ma non per i piloti alti come il sottoscritto, dato che comunque tende a caricare parecchio in avanti il busto, quindi a meno che non si va a lavorare di manubrio, ma a quel punto c'è la T4 con una piccola differenza di prezzo. Un piccolo commento lo voglio fare sulle gomme, che ovviamente contenendo il prezzo le gomme di primo allestimento sono un pochino scivolose sulla pietraglia e soprattutto sulla pietraglia ci sono dei problemi seri per quanto riguarda il freno, che comunque è molto spugnoso nell'attivazione e non dà un responso solido al pilota, quindi bene ma non benissimo. Magari lavorare un po' sulla pompa o sulle pastiglie dei freni potrebbe aiutare, anche con qualcosa di non troppo esoso. Per questa mini endurata siamo stati ospiti dell'agriturismo Il Fienile di Orazio, una struttura graziosa immersa nel verde del Reatino e che fa della cucina semplice e tradizionale un vero e proprio cavallo di battaglia, merito anche delle materie prime ricavate dai loro terreni e allevamenti. Mamma mia che fatica ragazzi. Mamma mia, ci voleva però, eh? Sì, Qua una bella zona. Poi le moto mi sono piaciute. Alla fine il rapporto qualità-prezzo direi che
Beh, direi proprio di sì. Buono. Comunque, soprattutto per chi si approccia, secondo me è un bel prodotto. Sì, diciamo non è un prodotto specialistico ovviamente, però come abbiamo detto prima, con un pubblico che magari può spendere cifre più piccole e non sa neanche se poi tornerà altre 10 volte a fare enduro, magari poi non gli piace, se la rivende. Sì, io diciamo che anche a livello di struttura in sé ci penserei seriamente, avendo uno spazio dove poterle utilizzare, a fare qualche servizio noleggio. Sì, potrebbe essere un'ottima idea, Andrea, perché magari qualche appassionato di fuoristrada, uno può venire anche con i figli, con le signore. Ormai le appassionati di enduro hanno, se Caio, quella con la sella più bassa, la K2 va benissimo per tutti, insomma. Sì, esatto. E anzi, ti dico la verità, per il prezzo al quale sono proposte mi aspettavo qualche cedimento in più. No, no, sono belle. Il motore anche a me, che comunque ho la mia stazza, mi porta su anche insomma con una marcia un po' più alta, sotto coppia, bene. Filo di gas, costante. Questo è ciò che mi ha insegnato. È allenamento. Che manca dal fiatone già per c'è il fiatone, esatto. Noi ci sediamo al sole. E aspettiamo che venga il principale per Un bel pranzetto. Esatto, un bel pranzetto per chiacchierare un po' e raccontare la sua storia. A dopo! Eccoci qua, ci siamo appena rifocillati, il look ancora testimonia le fatiche dell'enduro, però abbiamo trovato un posto molto bello e felice, il fienile di Orazio. A questo punto lascerei un attimo la parola a Mauro, il titolare, il proprietario. Che appellativo gli diamo? Ah sì, contadino, pastore, Factotum. gestore, sì. Questo è un progetto che nasce diciamo una decina d'anni fa, come intenzione molto prima, però poi si è realizzativa da una decina d'anni, è un'azienda agricola molto diversificata, facciamo tante cose in piccole quantità, l'olio, il vino, i prodotti dell'orto, i formaggi di capra, i salumi e così via, e questo è sicuramente una bella soddisfazione, ma anche molto faticosa. Beh, sicuramente. A tavola Esatto. mi accennavi che hai fatto un gran cambiamento di vita, insomma, da bancario a contadino, agricolista. Sì, era un'idea che all'inizio coinvolgeva anche altri nostri amici che poi durante il percorso hanno abbandonato. Siamo rimasti noi, la nostra famiglia. Ancora lavoravo in banca e avevo voglia di cambiare vita, insomma, no? Che è un po' una cosa che si sente spesso in giro. Soprattutto Ci al giorno abbiamo d'oggi. provato, insomma, e quindi siamo contenti di esserci riusciti. Ripeto, è faticoso, però dà soddisfazione, insomma, è anche una vita che sembra un po' più sensata. Sì, devo dire la verità, sì. È anche molto bello vedere anche un nucleo familiare così unito, generazioni che comunque anche hanno seguito. Ma lei, insomma, adesso... Sì, beh, siamo io, Mauro, mio padre e Ornella, mia madre, e lo gestiamo noi cercando appunto di mantenere sempre la nostra idea, cioè di produrre da soli, cercando di essere quasi completamente indipendenti anche a livello del ristorante per fornire ai nostri ospiti dei prodotti reali. Ottimi prodotti, aggiungo. Dalle verdure che sono biologiche, il vino, l'olio, e adesso da qualche anno facciamo i formaggi di capra, per cui abbiamo scelto di prendere, abbiamo iniziato con 4 capre e adesso sono 24 e facciamo il formaggio e alleviamo i maiali cintasenese. Allora io vi porterei un po' più dentro a questa bella azienda, che c'è tanto da vedere e tanto da scoprire. Senti il livello alcolico dell'aria? Porca Ma miseria. stai zitto, guarda, io dicevo a lei. Guarda. Ma incide sull'alcol test se ci fermano lungo la strada col furgone. Guarda qui adesso, vedi? Questo adesso, vedi come sta bollendo? Sì? Vedi? Mamma mia. Che spettacolo. E questo è il bianco. Sì. È diverso, il bianco tu prendi l'uva, la deraspi, cioè levi i raspi Sì. e la torchi subito, Certo. e quindi metti a bollire il liquido senza vinacce. Ok, invece il rosso? Va con le vinacce e quando parte è una bomba proprio, cioè tu quando rompi il cappello sopra le vinacce vengono a galla, le tiri giù, vedi sta cosa proprio, senti che frigge. Qui se tu stai qui una notte, non ti svegli. Beh, è una morte dolce però, dai. I formaggi che stagionano qua.
Invece altri stagionano nello stagionatore. Che adesso è spento però. Esatto. Certo. Perché no, proprio... Adesso il latte metti 3 litri dopo una settimana, ma lo buttiamo perché è stato dentro. Sta nelle mammelle per... Lo leviamo perché quando sono incinta hanno le mammelle abbastanza asciutte per non lasciargli il latte, che comunque sia nelle mammelle è caldo e se sta dei mesi è come mettere il latte fuori dal frigorifero. Certo. Quindi da 4 a 24. Sì, siamo partiti con 4 capre, adesso sono 24, 25 con il maschio. Robin Hood lui. Sono tutti della stessa razza, sono tutte camosciate delle Alpi. Avete scelto questa razza per particolari motivi? Allora, volevamo una capra da latte. Le camosciate delle Alpi sono capre da latte, per cui di solito fanno almeno 2 litri ciascuna al giorno. In parte perché ci piaceva un animale che fosse comunque resistente, adattabile a questo tipo di territorio, e poi perché ci piacevano. Ci piaceva come animale, un animale grande, con i toni sul marrone, ci piaceva molto. Voi come animali solo, vabbè solo, tra molte virgolette solo, prendilo con le pinze, maiali, capre? Noi abbiamo i maiali di solito, sempre cinta-senese, 2, 4, massimo 6 l'anno. Le capre per il formaggio. Pecore no? Latte e formaggio no, e vogliamo lavorare solo latte di capra. Ok. Sia perché le preferiamo come animali e nonostante siano più complicate da gestire rispetto alle pecore, e sia perché preferiamo le tipologie di formaggio che si possono realizzare. Ci piace molto la lavorazione francese, e per cui utilizziamo molto le muffe per esempio del Brie, del Rochefort. Veramente apprezzate tanto a tavola. Quello purtroppo a telecamere spente perché certe cose sono private, però... Sì, quindi facciamo vari livelli di stagionatura e poi formaggi freschi, ricotte e il latte, la colazione per gli ospiti è col latte di capra. Lascerei i tuoi studi, grazie di tutte Grazie le a te. spiegazioni, gentilissima Irene, e penso ci rivedremo molto presto. Volentieri. Quindi gente, per ora questo è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa prova un po' atipica fuoristradistica e perché no, cosa ne pensate anche del fienile di Orazio che a mio avviso per fare un weekendino in moto per le strade qui intorno, non necessariamente in fuoristrada, si presta proprio alla grande e poi la sera ci si rifocilla e si sta belli immersi nella natura, dopodiché si riparte verso nuove avventure. Quindi sotto con i commenti, ricordatevi anche di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, attivando anche la campanellina per ricevere le notifiche per i miei successivi video, altrimenti non saprete mai quando carico. E se questo video vi è piaciuto vi invito anche a lasciare un bel pollice in su e a condividerlo con i vostri amici per aiutare la crescita del canale. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors!